Nello sviluppo umano integrale riconosciamo delle esigenze fondamentali che non possono essere saltate se vogliamo che la generazione presente e le generazioni future siano in grado di contribuire allo sviluppo. Perché ci sia sviluppo economico occorre che ci siano i fattori che sono i motori più importanti dello sviluppo economico. La scienza economica, nella sua versione, diciamo così, moderna, nasce con Adamo Smith, che dice che la ricchezza delle nazioni non sono l'oro e l'argento, non è nemmeno la terra fertile. La ricchezza delle nazioni è basata sul lavoro, sulla divisione del lavoro e sull'estensione della capacità delle persone che lavorano di scambiare fra di loro, l'estensione del mercato. Di questo ormai siamo tutti persuasi, anche se i termini che si usano oggi sono che il fattore fondamentale dello sviluppo è la risorsa umana o che l'economia che si sviluppa in modo più adeguato oggi è l'economia della conoscenza. Molto bene, su queste affermazioni è facilissimo trovare il consenso di tutti, economisti, istituzioni internazionali, politici, parlamenti, associazioni. E poi dobbiamo fermarci un attimo e fare un passo indietro. Ma cos'è la risorsa umana? Cos'è la conoscenza? Se tornate indietro abbastanza, la risorsa umana è un bambino. Se tornate indietro ancora un po', è un pancione. Se tornate indietro ancora un pochino, è un embrione. Se tornate indietro ancora un pochino, è la scelta di mettersi insieme con uno scopo che dura nel tempo, un patto fra un uomo e una donna. Chiamiamo questa cosa famiglia. E la famiglia da sempre è il luogo della generazione, il luogo aperto al futuro, il luogo aperto alla vita. La famiglia sta passando di moda. Il problema è che se passa di moda la famiglia, sarebbe meglio che scrivessimo a caratteri cubitali: non ci interessa nulla la risorsa umana e non ci interessa nulla la conoscenza. Perché cos'è la conoscenza? Torniamo un pochino indietro. La conoscenza risiede nella sfera dell'umano. La conoscenza non sta nei libri, la conoscenza non sta nei computer. La conoscenza sta nella domanda che un umano pone ai libri e ai computer per avere una risposta. La conoscenza sta nella relazione fra umani che si insegnano, si passano il testimone da una generazione con l'altra. Come si fa a produrre conoscenza se non nella relazione? E come si fa a imparare la voglia di conoscere se non si è cominciato da piccoli a avere voglia di conoscere? Gli psicologi e gli specialisti di psicologia sociale, incluse persone che hanno dedicato alla ricerca psicologica gran parte della loro vita, tendono a dire che tutto quello che serve per essere capaci di imparare lo si apprende fondamentalmente da 0 a 3 anni. Dopo si applica questa capacità di apprendimento e l'aver appreso a imparare in questa fascia di età piccolissima fa la differenza fra il successo scolastico, i tassi di abbandono, i tassi di criminalità dei giovani e degli adolescenti. Queste ricerche sono ricerche che dovrebbero farci pensare. Ci fanno pensare quanto sia importante questo periodo della vita in cui troppo facilmente si pensa che tutto sommato non stia accadendo niente di importante. Ci fa pensare in termini economici quale sia l'importanza per un piccolo di crescere in un ambiente stabile dove il patto fra i genitori regge fino a riempire il bambino dell'amore e della trasmissione dell'abilità di conoscere, dell'abilità di cercare la verità e l'amore, perché di questo si tratta. Per cui senza la famiglia lo sviluppo della risorsa umana e lo sviluppo della conoscenza diventa veramente impensabile. Capite che questa è un'applicazione molto particolare ma molto potente dell'idea che la Caritas in Veritate ci ripete, cioè che la questione sociale dello sviluppo e anche dello sviluppo economico è in realtà una questione antropologica legata alla natura e allo sviluppo della persona umana.